Buongiorno ragazzi, a seguito delle molte richieste di come far accendere il tablet in maniera autonoma, senza dover agire sul pulsante di accensione dell'autovettura, alla fine mi sono incuriosito anche io e quindi ho voluto provare questa opzione. Vi dico subito che dovremo nuovamente tirare giù il tablet, quindi smontare il tablet, smontare il cassettino e andare a recuperare per l'appunto questo positivo. Quindi se siete interessati a questo tipo di opzione, seguite il video perché vi farò vedere passo passo come fare. Chiudiamo, il tablet rimane acceso praticamente, quindi rimane tutto come l'abbiamo lasciato in teoria. Poi possiamo ascoltare la musica senza accendere l'auto, però chiaramente ragazzi non ne facciamo un'abitudine perché potrebbe scaricare la batteria. E poi quando scendiamo dall'auto, quindi apriamo lo sportello e andiamo a chiudere l'auto con il telecomando, succede questo. Però il nome ovviamente ce lo fa ricordare, perché se siete non solo ormai tifosi juventini, ma se avete tifato l'Italia in qualche modo quest'estate, vi sarete anche un po' affezionati. È stato anche un meme abbastanza famoso. Un meme anche riproposto recentemente. Ecco qua, insomma avete visto il funzionamento com'è, grosso modo. Se vogliamo spengere il tablet in questa situazione, io ho impostato la doppia funzione sul tasto home. Praticamente tenendo premuto questo tasto si va a spegnere il tablet in questa maniera. Ok? Abbiamo finito, quindi poi possiamo anche salire, riscendere, richiudere l'auto e il tablet non si accende più finché non andiamo a riaccenderlo noi. Anche se accendiamo l'autovettura, vedete, non si accende più. Quindi se vogliamo poi continuare a utilizzare il tablet, dobbiamo andare a cliccare sul pulsante e il tablet si riaccende. Poi possiamo anche spengere l'auto, aprire lo sportello, fare qualsiasi cosa e il tablet rimane acceso. Anche in modalità spento il tablet, se dobbiamo utilizzare l'autovettura senza comunque accendere lo stesso e dobbiamo utilizzare le telecamere o mettere la retromarcia, entrano in funzione ugualmente ragazzi. Vedete? Anche se il tablet è spento si accendono ugualmente, diciamo i tasti touch vengono ugualmente illuminati e se dobbiamo mettere la retromarcia praticamente entrano in funzione le telecamere. Però in questo caso non possiamo utilizzare il parcheggio assistito perché non ci sono praticamente le opzioni per poterlo fare, poiché il tablet è spento, quello è via software. Quindi le telecamere funzionano, però non abbiamo il parcheggio automatico. Ma voglio dire, questo è poco importa. Vediamo se entrano anche quando comunque si sfiora un ostacolo. Avvicinandoci a un ostacolo, uguale, entrano ugualmente ragazzi, vedete? Entrano in funzione ugualmente. Quindi diciamo che le telecamere anche a tablet spento funzionano proprio perché sono alimentate in maniera separata. Allora eccoci qua, adesso vi farò vedere come andare a impostare la doppia funzione sul pulsante home, poiché questi pulsanti touch possono essere configurati anche con l'azione prolungata
del click. Per accendere il tablet, ripeto, basta solo cliccare il tasto della home e il tablet si accende. Ed ora vi faccio vedere qual è il menu dedicato da poter impostare questa opzione. Dobbiamo andare sul menu impostazioni del tablet, poi andiamo su auto e da qui andiamo su impostazioni di fabbrica, poi entriamo con il codice 126, ok, e poi andiamo su Case Study. Allora fate attenzione qui a non cliccare anche in maniera involontaria su questo pulsante touch reset, perché altrimenti vi scombussola tutto, ragazzi, vi inverte i pulsanti, vi fa saltare tutto. Mai toccare questo pulsante, perché poi per ripristinare lo stesso diventate matti. Quindi dobbiamo andare su touch Case Study, ok, da qui viene fuori un numero 1 qui in alto rosso, dobbiamo cliccare 2 volte su quello, una volta che diventa bianco si illumina qua sotto dove è scritto +2 in rosso all'angoletto, clicchiamo anche qui ok 2 volte, poi confermiamo con ok e da qui dovete andare senza toccare nulla a pigiare i tasti che volete configurare. Quindi il tasto home sarà la home, come tasto breve, come click prolungato andremo a mettere lo spegnimento e diamo ok. Poi c'è il tasto musica che dobbiamo mettere la musica, dove sta? Eccolo qui, ok, e confermiamo. Poi c'è il tasto navigatore che dobbiamo mettere navigatore e confermiamo con ok. Poi c'è il più che è più, ok, e poi c'è il meno che dobbiamo mettere meno e diamo ok. Poi da qui facciamo salva ed esci. Vuoi salvare? Ok, poi applichiamo ed usciamo dalla modalità impostazione di fabbrica. Usciamo, clicchiamo sulla home e da questo momento in poi il tablet è impostato con la configurazione che gli abbiamo dato noi. Ripeto, possiamo configurare anche il tasto musica e il tasto navigatore con altre cose che volete, anche mettendo la doppia funzione. Non so, volete utilizzare il tasto musica e poi col tasto prolungato volete mettere qualcos'altro? Potete farlo. Uguale, volete mettere sul tasto navigatore il navigatore e poi il tasto prolungato un'altra cosa? Lo potete fare. Questi chiaramente sono più o meno rimangono così. Questo è il tasto della home e quindi quando spegniamo la macchina il tablet chiaramente rimane acceso, anche quando apriamo lo sportello. Purtroppo, ragazzi, non sono riuscito a riprodurre la cosa come era con il Connect, che quando anche spengendo l'auto e aprivamo lo sportello si andava a spegnere l'autoradio. Questa cosa purtroppo non ci sono riuscito e mi sono impazzito a individuare i cavi dell'accensione, ma lasciamo perdere questa cosa perché sennò impazziamo. Allora ragazzi, per accendere e spegnere il tablet quando si apre l'autovettura o dal telecomando, dal pulsantino sulla portiera, come vi ho fatto vedere, dobbiamo andare a collegare il positivo del tablet al praticamente cavetto viola di questo spinotto, che poi non è altro che il LED di illuminazione ambientale. Una volta smontata questa fianchetta, praticamente bisogna togliere le due viti qui sotto, una e due, e poi il resto ha dei ganci, quindi va solo staccata e poi vanno tolte le due viti e scollegato lo spinottino. Una volta che avete scollegato lo spinottino potete lavorare sicuramente meglio. Andate a recuperare il positivo di questo filo viola,
c'è un filo rosso e un filo viola. Collegate il positivo al filo viola tramite un mangiatensione o mangiacorrente, come si chiamano questi benedetti cosi, o altrimenti spellate un pezzettino di cavetto e stagnate il filo e poi ricoprite con termorestringente, come vi fa più comodo, insomma. O prendete un pezzo di cavo, spellate e poi mettete un po' di termorestringente, o prendete uno di questi cosi qua, di questi aggeggi. E poi questo filo lo andiamo a collegare posteriormente al nostro dasaita al cavetto rosso di accensione che dopo vi farò vedere qual è. Quindi una volta che avete collegato questo e fatto passare il filo dentro, possiamo andare a richiudere sia la fianchetta e rimettere il cassettino. Allora, intanto ricolleghiamo lo spinottino al LED ambientale, ok, vedete che è già acceso, e poi andiamo a posizionare la fianchetta internamente e qui ci sono le due viti che dobbiamo andare a rimettere. Meglio avere un cacciavite calamitato per non farcele cadere. Allora, una, intanto le appuntiamo e poi le stringiamo, e poi c'è la seconda da mettere qui sotto. Ecco qua, abbiamo preso il buchetto, a posto. Ecco là sotto. Poi le possiamo andare a stringere anche con il giravite più grande. Ci mettiamo una prolunga, se la vede una prolunga, se no è uguale. Allora, prima di stringerle però dobbiamo rimandare dentro la fianchetta, tutte e due praticamente le fianchette. Ok, facciamo fare lo scattino e poi andiamo a spingere la fianchetta verso l'interno e a stringere le viti in modo che così aderisce ancora di più al cassettino. Così avrete anche meno scricchioli dentro la vostra cascai, visto che dite che siete pieni di scricchioli e vibrazioni, almeno in qualcosa andate a attenuare. Ok, questo è uno e poi andiamo a stringere anche questi di qua, visto che ci siamo. Mandiamo dentro la fianchetta, avete visto quanto è entrata? Quanto basta per rendere più solido il tutto, sia il cassetto che le fianchettine. Ecco qua. Queste sotto sono strette. Una volta che abbiamo accostato e stretto le viti andiamo a rimontare il cassettino. Quindi controlliamo che sotto non vadano a finire i fili dove sono i fermi. A posto, cassetto inserito. E vi faccio vedere qual è il cavo da collegare. Allora, il cavetto proveniente dal filo viola dello spinotto dei LED ambientali, eccolo qui, va praticamente collegato al cavetto dietro lo spinotto di alimentazione del tablet denominato F2. Dobbiamo collegare alla femmina dello spinotto rosso, non a quest'altro cavo, F1, poiché questo serve solo per collegarlo insieme e farlo funzionare normalmente dal pulsante d'accensione dell'auto, quindi si accende e si spegne quando utilizziamo il pulsante di accensione. Allora, una volta collegato il cavetto possiamo usare un po' di termorestringente per sistemare il tutto. From the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah.
now that I've been put through hell. I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. E così siamo più che sicuri che questo non si muove più. Poi una volta fatto ciò possiamo rimettere dentro la nostra bestia. Sistemiamo bene gli spinotti dietro che non vadano a toccare da nessuna parte. Ok. Sembra che sia tutto a posto, possiamo anche... Ok, già andiamo, ormai la strada la conosce da solo, ragazzi. Poi rimontiamo la fascia, ok, e poi andiamo a rimettere, praticamente avevo tolto anche il pannello dell'accensione per vedere i fili, quindi devo un attimo rimettere questo, collegare i cavi, e devo andare ad inserire dentro, quindi rimettiamo dentro il pulsantino e poi ricolleghiamo i cavi dietro. Uno e questo è l'altro, e poi andiamo a rimettere il tutto. Qui c'è sempre questa levetta che deve entrare dentro, ragazzi, prima o così, aiutiamoci con una leva in plastica per farla entrare bene. Eccolo qua. Ok, tablet inserito, diamo una bella pulita con il panno in microfibra tutto. Ecco qua. Oh, eppure questa è fatta. Anche per oggi, ragazzi, è tutto. Fatemi sapere se la cosa può essere valida. Per qualsiasi perplessità lasciate un commento sotto la descrizione del video e noi, come al solito, ci vediamo in uno dei prossimi video. Se lo stesso vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e soprattutto attivate la campanellina, così sarete avvisati quando pubblicherò nuovi contenuti. Ciao belli, alla prossima, statemi bene. E ora devo spegnere da qui. Se voglio spegnere.